Allora, voglio risolvermi questa equazione con il valore assoluto. La prima cosa che faccio per una questione di ordine mio mentale è quello di andare a sfruttare una proprietà del valore assoluto, che è praticamente quella che il valore assoluto praticamente va a mangiarsi qualsiasi tipo di segno, ossia se io dentro il valore assoluto ho meno a, questa è la stessa identica cosa che fare valore assoluto di a. Praticamente vale questa proprietà. Quindi qualunque segno meno c'è dentro il valore assoluto, io lo posso assorbire. Che vuol dire? Vuol dire che se io qui metto in evidenza un segno meno e vado a riordinare le cose in modo da scrivere 3x quadro meno x meno 3, allora praticamente il valore assoluto va a mangiarsi quel segno e quindi avrò 3x quadro meno x meno 3 tutto in valore assoluto. Quindi in questo modo semplicemente ho una riscrittura più semplice delle equazioni di secondo grado che compare lì all'interno. Adesso, come succede sempre, quando si studia il valore assoluto devo andare a distinguere due casi. Il caso in cui l'argomento del valore assoluto è negativo e il caso in cui l'argomento del valore assoluto è positivo. Quindi avrò 3x al quadrato meno x meno 3 e mi chiedo quando è che questa è più piccola di 0? Beh, informazioni importanti sulle equazioni di secondo grado ci vengono date dal delta. Quindi andiamo a calcolare il delta. Delta uguale a b al quadrato meno 4ac. Il nostro b sarebbe meno 1, quindi devo fare meno 1 al quadrato. Poi meno 4. Quanto vale a? Vale 3. Quanto vale c? Vale meno 3. Dunque, siccome ho un meno 1 al quadrato, questo fa semplicemente 1, il quadrato rende qualsiasi cosa negativa positiva, e poi avrei un meno meno, quindi meno per meno fa più, e poi avrei 4 per 3 per 3. Faccio prima 3 per 3 che fa 9 e 4 per 9 36. E quindi questo qui è il mio delta e avrò praticamente che delta è uguale a 37. Questa è una brutta notizia perché vuol dire che andremo a lavorare con numeri brutti, in quanto la radice di 37 non si può semplificare, rimane radice di 37. Quindi quando vado a fare il delta e le soluzioni relative a quel delta, avrò x1, 2 uguale a meno b, quindi in questo caso se il nostro b è meno 1, che cosa avremo? Avremo meno meno 1, ossia 1, più o meno la radice di delta è dunque la radice di 37, che purtroppo ce la dobbiamo tenere così come sta. Dovremmo poi andare a dividere tutto per 2 volte a, ossia 2 per 3, 6. A questo punto che cosa andiamo a vedere? Dobbiamo lavorare con questa quantità che è abbastanza brutta. Quindi che cosa avrò? Avrò praticamente un sesto più o meno radice di 37 fratto 6. Allora è chiaro a questo punto che non possiamo calcolarci queste cose in maniera precisa. Dobbiamo cercare di dare una stima, ad esempio. Il delta di 37 è pur sempre uguale a 1 più 36, no? E quando andiamo ad applicare la radice, sicuramente che cosa scopriamo? Se io applicassi la radice qua su 37, beh, so che sicuramente la radice di 37 è più grande della radice di 36, chiaramente. Ma la radice di 36 io so quanto vale, è 6. Quindi so che radice di 37 è un pochettino più grande della radice di 36, che fa 6. Quindi radice di 37 è circa 6. Vuol dire che questo risultato qui è circa 1. Lo possiamo approssimare con 1. Quindi più o meno abbiamo un'idea di quello che stiamo facendo. Quindi qua adesso abbiamo un sesto più o meno 1. Ovviamente questa non è un'uguaglianza precisa, serve solo per darci un'idea perché siamo sprovvisti di calcolatrice. Ad un eventuale compito potremmo non averla e quindi è giusto ragionare anche in questo modo. Ora, siccome abbiamo da studiare un minore, vuol dire che noi ci dobbiamo prendere le soluzioni interne, ossia che la nostra x eventuale deve essere compresa tra un sesto più 1 e un sesto meno 1. Quindi all'incirca abbiamo 6 per 1 6 più 1 7, 7 sesti, mentre qui abbiamo meno 6 per 1 6, quindi 1 meno 6 5, meno 5 sesti. Allora che vuol dire? Stiamo parlando, ripeto, di approssimazioni, non è precisissimo. Vuol dire che la nostra x sta tra un qualcosa che vale circa 1, perché 7 fratto 6 è come dire che cosa? È come dire 6 su 6 più 1 su 6.
quindi siccome questo vale almeno 1 più un sesto, quindi stiamo poco dopo 1, quindi diciamo che la nostra x sta tra circa 1 e per un discorso analogo sta un po' prima di meno 1, quindi all'incirca abbiamo un qualcosa di questo tipo, che la nostra x sta tra 1.1 e 0.9, diciamo, più o meno, non è proprio così, però a noi ci serve un discorso qualitativo al momento e dopo capiremo perché adesso, una volta fatta tutta sta analisi qualitativa per capire dove stanno le soluzioni, adesso finalmente andiamo a vedere effettivamente quali sono queste soluzioni e se sono accettabili. Quindi dobbiamo riprenderci la nostra equazione di partenza, ossia 3 che moltiplica x quadro meno x meno 3 in valore assoluto. Quindi abbiamo 3x quadro meno x meno 3 e questo deve essere uguale a 3 che moltiplica 2x più 1. In realtà anche questa cosa potevamo semplificarla all'inizio, anzi è bene farlo, perché questa cosa è uguale a 6x più 3. Quindi qui direttamente avremmo potuto dire 6x più 3. Naturalmente questi segni non sono giusti così come stanno, perché se io vado a considerare il fatto che è negativo, il fatto che sia negativo che cosa mi dice? Mi dice guarda, devi andare a cambiare i segni a quello che sta dentro il valore assoluto. Quindi che cosa avrò? Avrò che tutta questa cosa qui dovrà avere un segno meno. Però io per mia comodità non vado a cambiare il segno meno a queste cose che sono 3 cose. Questo segno meno, così come sta, me lo porto meglio dall'altra parte che mi è più comodo. Meglio, siccome io le cose che stanno dall'altra parte me le devo portare a sinistra, allora non faccio nessun tipo di cambio di segno alla fine. Perché se questo segno meno lo posso spostare qui, nessuno mi vieta di farlo, vuol dire che sto moltiplicando semplicemente tutto per meno 1, beh allora che faccio? Queste robe le prendo e le riporto a sinistra, quindi avrò 3x quadro meno x meno 3 più 6x più 3 uguale a 0. Quindi tutto quello che c'era a destra praticamente l'ho portato a sinistra senza nessuno sforzo, senza fare nessun cambiamento di segno strano. Qual è il vantaggio di tutto ciò? È che adesso questo 3 se ne va con questo 3 e a me cosa è rimasto? È rimasto un 3x quadro, 6x meno x fa più 5x uguale a 0. A questo punto che cosa succede? Mi vado a raccogliere una x e mi rimane 3 che moltiplica x più 5 uguale a 0. A questo punto che cosa succede? Che chi è che annulla la x? Viene annullata da 0. Cosa annulla invece la seconda parentesi? La seconda parentesi, andando a risolvere l'equazione 3x più 5 uguale a 0, si vede subito che viene annullata da meno 5 fratto 3. E allora a questo punto vuol dire che queste qui sono le mie soluzioni. Ora dobbiamo chiederci, queste soluzioni sono accettabili o non sono accettabili? Allora scopriamo che lo 0, questo qui era il nostro dominio, lo faccio in blu. Lo 0 sta tra meno 0,9 e 1.1 circa? Sì, quindi lo 0 è accettabile. Ma ci chiediamo anche, quindi questo qui lo possiamo prendere. Meno 5 terzi è accettabile? Cerchiamo di capirlo. Beh, meno 5 terzi purtroppo no, perché è più grande di 1 in negativo. Ossia, se io vado a fare 5 fratto 3, questo lo posso riscrivere come 3 fratto 3 più 2 terzi. Che vuol dire avere minimo 1 più 2 terzi. Quindi vuol dire che questa quantità è più piccola di meno 1. E allora, essendo più piccola di meno 1, quando noi possiamo arrivare massimo a 0.9, vuol dire semplicemente che questa cosa qui va scartata. E quindi siamo riusciti a trarre di buono il fatto che 0 è una soluzione. Controlliamo, sì, 0 è una soluzione. Purtroppo il lavoro non è ancora finito. Perché? Perché devo andare adesso a farmi il discorso con il maggiore di 0. Cioè, questo discorso che ho fatto qui lo devo fare con il maggiore di 0. Beh, che cosa faccio? Ovviamente vado a riciclarmi tutto il discorso fatto fino adesso, perché vorrà dire che io da qui non voglio le soluzioni interne, ma le soluzioni esterne. Quindi che cosa vuol dire? Che questa volta è ammissibile nel caso in cui io mi metto nel caso maggiore o uguale di 0, cioè nel caso in cui
io posso semplicemente togliere le parentesi del mio valore assoluto senza preoccuparmi di niente, le posso togliere direttamente, quindi non faccio altro che copiarmi questa equazione qua, che era la mia equazione originale però un po' semplificata, e quindi da qui posso andare immediatamente a togliermi le parentesi, cioè queste qui è come se non ci fossero, perché appunto mi sto mettendo nel caso in cui quello che c'è dentro il valore assoluto sia maggiore o uguale di 0, cioè stiamo supponendo che sta roba qua è maggiore o uguale di 0 e quindi questo mi autorizza a togliere il valore assoluto. Quando avviene ciò, per dei calcoli che abbiamo già fatto prima, quei calcoli ci vanno a dire che all'incirca la x deve essere più piccola di meno 0,9 oppure la x deve essere più grande di, non mi ricordo più il numero, 1,1 all'incirca. Queste sono delle stime. Poi con la calcolatrice, se si può usare, si ha una stima più precisa. In realtà potremmo avere anche a carta e penna, perché tutto quello che fa la calcolatrice di fatto lo può fare l'uomo, solo che non abbiamo tempo, cioè dobbiamo decidere quanto tempo dedicare all'esercizio. E se la stima funziona, va bene, allora non c'è bisogno di approfondire ulteriormente. Quindi adesso noi siamo in questo caso qua e le nostre soluzioni saranno ammissibili solo se saranno o più piccole di 0,9 o più grandi di 1,1. Di nuovo però dobbiamo andare a risolvere tutta questa equazione di secondo grado, quindi sposto tutto a sinistra e avrò 3x quadro meno x meno 3 meno 6x meno 3 uguale a 0. E quindi che cosa avrò? Avrò 3x quadro meno 7x meno 6 uguale a 0. Adesso, una volta arrivato a questa equazione qui, purtroppo devo andare a risolverla. Quindi vuol dire nuovamente andarsi a calcolare il delta. Quindi delta uguale a b al quadrato meno 4ac, ossia 7 al quadrato fa 49 e devo fare meno 4 volte il valore di a, quindi 3, il valore di 6 col segno meno. Quindi che cosa avrò? Avrò in realtà che quello lì è un più, quindi io ho 49 più 6 per 4 24, devo andarmi a fare 24 per 3. Dunque abbiamo 49 più 4 per 6 24, 24 per 3 72 e dunque la somma tra questi due fa 121 che per nostra fortuna è un quadrato perfetto, ossia fa 11 al quadrato. Questo vuol dire che quando vado a considerare x1, 2 avrò meno b, ossia 7, più o meno 11 tutto fratto 3 per 2 6. Quindi considerando prima il caso negativo avrò 7 meno 11 che fa meno 4, quindi ho un meno 4 sesti e poi ho un 7 più 11 18, 18 diviso 6, questo è facile, è 3. Quindi stiamo vedendo dunque che finalmente è comparso il 3 e ci chiediamo, questo 3 è accettabile? Beh certo, perché è superiore a 1,1, ma allora ci chiediamo come mai non è accettabile questo meno 4 sesti. Meno 4 sesti in realtà si può semplificare dividendo tutto per 2 a 2 terzi. Beh, 2 terzi? Quanto è uguale a 2 terzi? Sappiamo che un terzo è 0,3333, quindi 2 terzi sarà 0,66666. E allora, dato che questo è circa meno 0,6 periodico, allora scopriamo che di fatti non è accettabile perché effettivamente si colloca in mezzo a 0,9, ossia se facciamo un discorso di grafico per intenderci, le nostre soluzioni sono di questo tipo dove qui stiamo circa a 0,9 e qui circa a 1,1. Se io però vado a prendere 0,6 purtroppo mi accorgo che sono al di fuori del mio dominio e dunque possiamo escludere questa e tenere il 3. E in questo modo siamo riusciti a farci tutto un esercizio senza l'utilizzo della calcolatrice. Qualora la calcolatrice sia consentita, naturalmente il discorso cambia e diventa più agevole. Il discorso effettivamente è parecchio lungo e pesante, quindi mi piacerebbe pensare se ci fosse una strada alternativa a tutto ciò, perché sarebbe cosa buona.
e l'unica che mi viene in mente come al solito è quella di andare eventualmente ad elevare il tutto al quadrato, però non so dove questo mi possa portare, nel senso potrebbe addirittura diventare più complicata la situazione, però se non ci provo non lo scoprirò mai. O può succedere che l'esercizio diventa facilissimo o che diventa difficilissimo, e in quel caso ovviamente lasciamo perdere, però è sempre buono secondo me provare un secondo approccio. Se io dovessi quindi andare ad elevare sta roba al quadrato, sicuramente mi accorgo che non mi va a semplificare la vita, perché purtroppo dovrei tenere in conto di un sacco di cose, cioè avrei 9 alla quarta più x quadro più 9. Poi devo considerare tutti i doppi prodotti, quindi avrei un meno 6x al cubo, un meno 3 per 3 9 per 2 18 x quadro e un più 6x. Poi dovrei fare uguale al quadrato di quello, ossia 36x al quadrato più 9 più il doppio prodotto. Il doppio prodotto adesso è dato da 3 per 2 6, quindi 36x. Cosa succede? Difatti, guardando l'equazione scopro che da questo lato c'è un 9 e che da quest'altro lato c'è un altro 9, e quindi giustamente è una semplificazione. Non è molto, ma è comunque un lavoro onesto. Cosa rimane? In realtà quello che rimane è tutto a nostro vantaggio, anzi un grande vantaggio, perché che cosa notiamo? Notiamo che adesso ovunque compare la x, non ci sono più termini che sono sprovvisti di x. Questa è una cosa molto buona, perché automaticamente ci dice che x uguale a 0 è una soluzione. Quindi boom, in questo modo molto velocemente siamo riusciti a trovare una soluzione che prima abbiamo trovato con tanto sacrificio, e adesso l'abbiamo già trovata. Perché? Se adesso, ora per chiarificare il discorso, vado a raccogliere, che cosa succede? Io ho 9x alla quarta, poi tutte le cose con il cubo, ce n'è solo una, mi sembra che è questa, quindi avrò meno 6x al cubo, poi devo andare a controllare le cose al quadrato, quindi avrei più x quadro, però quanti x quadro c'ho? C'ho 1x quadro meno 18 meno 36. In questo modo ho raccolto tutte le x quadro. Mi manca in questo discorso soltanto le x, perché avrei più x 6 meno 36 uguale a 0. Quindi, come possiamo vedere, ovunque c'è la x. Questo vuol dire che io posso prendermi x e raccoglierlo, e dunque dire x uguale a 0 è certamente una soluzione. E allora cosa mi rimane da questo discorso? Mi rimane 9x al cubo meno 6x al quadrato. Ora devo fare 1 meno 18 meno 36, che sinceramente non mi va di fare perché fa scoppio, e quindi prendo la calcolatrice. Il mio cervello non lo posso sprecare per fare i conti adesso. 1 meno 18 meno 36. Minchia che brutto. Fa meno 53. Quindi qui avrei meno 53x, perché una x l'ho tolta, e poi avrei 6 meno 36 che fa meno 30. E quindi a questo punto ho questo polinomio di terzo grado. Da qui come me ne esco? In realtà non è così impossibile andare a trovare immediatamente la soluzione, perché mi aiuta Ruffini. Che cosa si andava a cercare qua? Si andava a cercare quel numero che riesce in qualche modo a dividermi questo qui. In realtà in questo caso non è proprio così, perché dobbiamo tenere anche conto del 9. Quindi immaginiamo per un attimo di fare tutto diviso 9, sarebbe 30 diviso 9. Allora, qual è quel numero che è sicuramente un divisore di questa frazione? Potrebbe essere 1, potrebbe essere 2, potrebbe essere 3. Quindi noi andiamo a cercare prima i casi più semplici. Noi sappiamo già che il 3 funziona in questo discorso, perché lo abbiamo dimostrato prima, però dobbiamo comportarci come se non lo sapessimo. E quindi qual è la prima cosa che uno va a provare? La prima cosa che uno andrebbe a provare sarebbe l'1. 1 è soluzione? Ci prova. Anche perché sostituire 1 è facilissimo. Avrei 9 meno 6 meno 53 meno 30. Sicuramente sta cosa è super negativa, non sarà mai uguale a 0. E allora sicuramente l'1 è da scartare. Questa cosa funziona
funziona con 2. Ovviamente poi ci sarebbe da controllare anche col segno meno, segno più, però andiamo a controllare nel caso del 2. Ma nel caso del 2 avrei 9 per 2 al cubo, quindi 9 per 8, meno 6 per 4, meno 53 per 2, meno 30. Beh, a occhio e croce anche questa cosa è sicuramente molto negativa. Perché? Perché l'unica cosa che mi disturba è questo 9 per 8 che fa 72. Ma se io qui già ho un meno 100, non mi pongo neanche la domanda, questa cosa è sicuramente negativa e quindi vado a scartare. Dunque, se ho fatto bene i conti, come spero che sia, appena metto 3 la situazione dovrebbe funzionare. Avrei 9 per, quindi poi portandosi avanti qui la discussione si trova evidentemente che 3 è una soluzione come ci aspettavamo. Basta fare di conto con le tabelline del 3 e si trova che 0 è uguale a 0. Naturalmente però questo ci garantisce che 0 e 3 sono chiaramente delle soluzioni, però nulla ci dice sul fatto che ce ne potrebbero essere altre due, e quindi a rigor di logica dobbiamo continuare con le divisioni e sfruttare il metodo di Ruffini per andarci a calcolare il polinomio di secondo grado che scaturisce da quest'altro polinomio. Bella ragazzi, come vedete mi ritrovo a registrare questa clip molto dopo perché mi sono accorto che mancava. La prima parte del video l'ho girata nel 2023 a metà dicembre, quindi adesso proseguiamo il discorso per quanto riguarda questo polinomio perché ero rimasto qua. Quindi andiamo sulla lavagnetta. Quindi adesso ci ritroviamo 7 mesi dopo, a luglio. Andiamo prima a riscrivere il polinomio. Nella puntata precedente abbiamo scoperto che questo polinomio si va a decomporre, siccome abbiamo scoperto che le radici sono 0 e 3, allora deve avere necessariamente questa forma. Quindi possiamo scomporlo come x che moltiplica x meno 3 per un certo polinomio di grado 2. E questo ci veniva dato dalla regola di Ruffini. Quello che non ho ancora fatto a distanza di mesi è stato quello di calcolare appunto il polinomio che viene qui, e quello dobbiamo farlo con la regola di Ruffini. Quindi partire da questo polinomio dove andiamo a togliere la x, quindi lo abbassiamo già a grado 3 perché possiamo togliere questo fattore qua, e quindi da qui, sapendo che 3 va ad annullare questo polinomio, sono autorizzato ad utilizzare la regola di Ruffini. Quindi andiamo a costruire la tabellina. Qui va il coefficiente senza la x, mentre qui in mezzo vanno tutti i coefficienti che hanno la x, mentre qui andrà la radice, che è quell'oggetto che annulla il mio polinomio. E allora che cosa si va a fare? Si scende il 9, così come sta, e poi si fa 3 per 9, 27. 27 lo metto qua. Qui in mezzo invece andremo a fare sempre una somma. Quindi se faccio meno 6 più 27, che quindi equivale a fare 27 meno 6, allora ottengo 21. Se poi vado a fare 3 per 21, ottengo 63, la cui differenza tra 63 e 53 è ovviamente 10, e 3 per 10 fa 30, e quindi qui ovviamente non rimane niente. E abbiamo così scoperto che quel polinomio di secondo grado è dato da 9x quadro più 21x più 10. Quindi adesso possiamo riscrivere il nostro polinomio di quarto grado in maniera equivalente come questo qui, quindi come x che moltiplica x meno 3, e poi abbiamo il nostro polinomio di secondo grado 9x quadro più 21x più 10. Questo mi dà 0, questo mi dà 3, e questo qui cosa mi dà? Quali sono le radici di questa equazione di secondo grado? Come si va a scomporre? Beh, qui brutalmente procediamo con il delta. Quindi abbiamo delta uguale b alla seconda meno 4ac, ossia 21 al quadrato meno 4 per 9 per 10. 21 al quadrato me lo calcolo a mente con il quadrato di binomio, mi spiego. Quindi rivedo 21 come 20 più 1
al quadrato, e quindi allora che cosa avrei? Avrei il quadrato del primo, che è 400, il quadrato del secondo, che è 1, il doppio prodotto di 20 per 1, che fa ancora 20, per 2, e stiamo a 40. Quindi praticamente si faceva a mente in questo modo e viene 441. A questo 441 devo andare a sottrarre questo 4 per 9 a cui ci aggiungo uno 0. 4 per 9 fa 36, con lo 0 fa meno 360. È immediato capire che la differenza tra questi due numeri è 81 e di conseguenza ho scoperto che il mio delta si può riscrivere come 9 al quadrato. Una volta che abbiamo riscritto il delta come 9 al quadrato, applico la formula risolutiva, che dunque mi dice che x12 altro non è che meno b più o meno la radice di delta fratto 2 volte a, che nel nostro caso vuol dire l'opposto di b è meno 21, più o meno la radice di delta, che è dunque 9, e poi fratto 2 volte a, quindi 2 per 9. A questo punto si tratta di continuare i conti e distinguere due casi. Il caso in cui avrei meno, e quindi meno 21 e meno 9, per un totale di meno 30 fratto 2 per 9, è il caso in cui avrei il più, quindi in cui avrei 9 meno 21, che fa meno 12, e quindi fratto 2 per 9. Adesso vediamo come semplificare. Beh, sicuramente qui posso fare diviso 2, quindi ho 1 e 15, e poi ancora posso dividere per 3, quindi qui rimane 5 e qui rimane 3, quindi abbiamo scoperto che esce meno 5 terzi. Mentre qui semplifico prima il 2, quindi qui rimane 6, e poi divido tutto per 3, quindi qui rimane 2 e qui rimane 3. E quindi anche qui ho trovato meno 2 terzi. Vi ricordate che questi due numeri noi eravamo andati ad escluderli? Li abbiamo esclusi nella discussione precedente esattamente in questi punti. Dapprima abbiamo escluso il meno 5 terzi. Successivamente abbiamo escluso qui il meno 2 terzi. Numeri che, se ricordate, abbiamo approssimato in questo modo. Ora, come facciamo ad escludere questi numeri in questa discussione? Metodo comunque che potevamo usare anche nella discussione precedente. Perché se noi torniamo... Se voi ricordate il testo originale dell'esercizio, era un qualcosa di questo tipo. Adesso non mi interessa neanche sapere cosa c'è nel modulo e non lo sto scrivendo proprio per non dare importanza. Però ricordiamo che se appunto è un modulo, quindi un valore assoluto, allora questa quantità deve essere sempre maggiore o uguale di 0. E questo significa che allora anche questa cosa qui deve essere maggiore o uguale di 0. Ok, ma se questa cosa deve essere maggiore o uguale di 0, allora vuol dire che 2x più 1 deve essere maggiore o uguale di 0. Ma ancora, continuando con la disequazione, arriviamo a dimostrare che x deve essere più grande di 0,5 in negativo. E che cosa abbiamo qua? Abbiamo due cose che invece sono più piccole e quindi necessariamente le dobbiamo escludere. Ora, se noi invece andiamo a dare importanza a quello che c'è dentro il modulo e riutilizziamo quella scrittura che abbiamo utilizzato prima, ossia quella più comoda in cui abbiamo questa scrittura qua, di cosa ci accorgiamo? Che stiamo uguagliando una parabola dove i rami negativi sono ribaltati perché c'è un modulo e una retta. Quindi vuol dire che se la parabola è di questo tipo, deve essere per forza di questo tipo perché qui il coefficiente è positivo, e quindi quando vado a tracciare gli assi, che cosa succede? Che questo ramo di sotto deve essere ribaltato. E poi cos'altro succede? Beh, questa qui è una retta, abbiamo scoperto prima che il suo 0 è dove c'è meno un mezzo, quindi partirà da qui e poi
cresce. Perché cresce? Perché appunto il coefficiente angolare è positivo e quindi ci accorgiamo che il disegno sarà un qualcosa di questo tipo. E poi cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto che l'intersezione ce l'hanno proprio per x uguale a 0, quindi qua, e per x uguale a 3, e di conseguenza il grafico più o meno qualitativo sarà un qualcosa di questo tipo. Quindi se poi andiamo a prolungare i rami della parabola sarà un qualcosa di questo tipo. Però è ovvio che non riesco a fare un disegno preciso, cioè potrei farlo a patto di impiegarci una grande quantità di tempo, però chi ce la fa fare quando abbiamo GeoGebra, pure strumenti simili come quelli di Wolfram. Infatti qui faccio vedere un grafico in cui vado ad uguagliare quella famosa parabola in cui ribaltiamo il ramo negativo alla retta, e infatti vedete qui dovrei riuscire a fare uno zoom. Ecco, questo qui è il grafico. Da notare che se poi do in pasto ad un calcolatore direttamente quel polinomio di quarto grado, mi disegna questa cosa qui, dove appunto si vedono colorati quali sono i vari zeri, e oltretutto ci dice anche quali sono le soluzioni, e questo per noi è un'ulteriore conferma. Se poi andiamo ad analizzare la cosa dentro GeoGebra, che è un programma diciamo più accessibile a tutti, andiamo a disegnare la prima e appunto otteniamo quella famosa parabola con la parte negativa ribaltata. Se poi ci aggiungo la retta ottengo esattamente quello che cercavo, ossia che l'intersezione ce l'ho in 0, ovviamente a me interessa sapere solo la x, e l'altra la individuo meglio appunto se ci aggiungo questa retta x uguale a 3, e vedete che qui troviamo l'altra intersezione. Andando invece a considerare il disegno dell'oggetto di quarto grado, qui viene questa schifezza qui. Invece su Wolfram era disegnato un pochettino meglio perché usava una scala diversa sulle y, però quello che ci interessa a noi è che comunque si possono vedere i 4 zeri, meno 1,6, meno 0,66, 00 e 3. Ovviamente se io poi considero il polinomio di terzo grado, quello che poi sono andato a scomporre con Ruffini, ovviamente gli zeri sono gli stessi, e però ovviamente non si ripete lo 0 perché appunto l'ho tolto. E poi scomponendo con Ruffini, che è quello che abbiamo fatto, si trova questo polinomio di secondo grado, le cui soluzioni sono da scartare proprio perché tanto a noi che cosa interessa fare? Interessa andare a intersecare la parte positiva di questa retta, che abbiamo visto appunto che si ha dopo un mezzo, dopo 0,5, quindi a noi interessa solo la parte positiva di questa retta, che deve essere appunto intersecata con questo grafico qui in verde. Insomma, ho affrontato il problema da tantissimi punti di vista. Spero che dopo questo video molta della matematica coinvolta vi sia chiara. Se non è così, fatemelo sapere nei commenti. Bye bye!